Ciao Pierangelo! Ciao Thomas! Eccoci alla nostra seconda intervista. È passato un anno, però prima di cominciare voglio farti una domanda e voglio farti vedere un piccolo estratto del nostro precedente incontro. Per quanto riguarda poi evoluzioni di quelli che saranno i nostri ampli, stiamo progettando uno a 2 canali che probabilmente diventerà sia testata che combo e stiamo lavorando alla motorizzazione di potenziometri. Pier, siete riusciti ad andare avanti con questo progetto che ci avevi parlato l'anno scorso? Certo, ora ti faccio vedere. Questa che cos'è? È un progetto a cui stiamo lavorando da un bel po' di tempo, insomma, circa un anno. E grazie a Dio abbiamo una versione semidefinitiva, diciamo che è conosciuta come la motorizzata, il nome definitivo ancora non lo abbiamo scelto. È una testata molto semplice, la si può utilizzare come una monocanale ovviamente, e di fatto è una monocanale, però ha più richiamabili, in questo caso normal, drive e overdrive, per passare da un clean morbidissimo fino a un suono molto distorto, e la possibilità di richiamare non solo il suono inteso come clean, crunch o lead e un bright oppure un loop effetti assegnabile e richiamabile via MIDI, ma la possibilità di poter richiamare anche la posizione dei potenziometri. Praticamente si può memorizzare la posizione dei potenziometri e poterla richiamare via MIDI, il tutto con un'interfaccia semplicissimo. Ovviamente avremo un gain e un volume per il canale, più l'equalizzatore, e in più c'è un controllo interessantissimo che è il controllo di feedback, che va ad agire sulla controreazione del finale e permette di avere un suono o stile Fender o stile Marshall con tutte le vie di mezzo possibili. In più avrà altri 3 controlli manuali e non motorizzati che sono Presence, Depth e Master Volume, che permettono ovviamente un ritaglio dei suoni molto più preciso. Il master volume in questo caso serve da tetto a tutti i preset fatti in precedenza, e ovviamente nel momento in cui si va a suonare su un palco o su un altro il volume generale sarà definito da quel controllo. Pier, per quello che riguarda la struttura dell'amplificatore, comunque parliamo sempre di un cuore valvolare in tipico stile Masotti, vero? Totalmente valvolare, ha una struttura di preamp che permette praticamente il passaggio del segnale attraverso solamente i doppi triodi, quindi 6 valvole preamp e poi 4 di finale, ma la struttura dei motori regolati attraverso un motore passo passo, mossi i potenziometri da un motore passo passo, permettono attraverso una configurazione che abbiamo studiato noi appositamente per questo modello di passare con il segnale audio solamente in analogico e quindi attraverso le valvole, come fosse un amplificatore tradizionale. I motori servono solamente a spostare il potenziometro da un punto all'altro, null'altro. Ma c'è una previsione già di uscita per questo amplificatore, Pier? Beh, uscirà nel 2011. Per ora è ancora in fase semi-prototipale e ci stiamo lavorando. Ma perché allora, se tu mi dici che esce nel 2011, ce n'è qualcuna in giro già? Perché è un po' parte della nostra filosofia, nel senso che alla Masotti studiamo i nuovi progetti da un anno e se possibile un anno e mezzo prima, come in questo caso, in modo da poter far avere all'utente finale un prodotto immediatamente affidabile, nel senso che questa testata sta facendo attualmente delle tournée, sta facendo dei turni in studio per verificarne l'uso anche in studio di registrazione, e quindi la bontà e la qualità dei suoni, e ovviamente correggere il tiro per quanto riguarda la qualità sonora. Poi ovviamente lavoriamo tantissimo attraverso le tournée e facendola lavorare il più possibile prima dell'entrata sul mercato proprio sull'affidabilità, in modo che chi la comprerà nel 2011 saprà che avrà già un oggetto affidabile. Pier, che tipo di problematiche pensate di risolvere con questa testata? Cioè, qual è il senso di questa motorizzata? Diciamo che non vogliamo sacrificare nulla dal punto di vista del suono, prima cosa, e di fatto l'abbiamo studiata come se fosse una monocanale,
quindi ovviamente un unico canale presettabile con più possibilità di gain. E quindi no compromessi dal punto di vista del suono, però soprattutto sarà un oggetto versatilissimo, nel senso che soprattutto per il turnista o comunque per il professionista che avrà bisogno di tantissimi suoni, tantissimi livelli di suono, ovviamente questo è un oggetto che potrà risolvere tanti di questi problemi. Per quel che riguarda l'interfacciamento invece, cioè noi adesso stiamo giocando un po' con la pedaliera MIDI mentre facciamo l'intervista, però che altro tipo di interfacciamento c'è? MIDI e anche cosa? Beh, MIDI soprattutto, però ovviamente si lascia all'utente la possibilità di utilizzarla nel miglior modo possibile. È una cosa su cui stiamo ancora lavorando, nel senso che l'interfacciamento con l'esterno sarà la vera chicca di questa testata. Quindi si potranno utilizzare dei pedali d'espressione per andare ad agire, li si potranno assegnare a determinate funzioni come per esempio il gain, il volume oppure il potenziometro dei medi o del feedback, eccetera, per passare da un suono all'altro. E poi ovviamente ci sarà la possibilità di salvare i preset attraverso un'uscita USB posteriore alla testata. Non solo poi salvare i preset che si è fatti, ma anche strutturarli, salvarli, memorizzarli attraverso un PC editor o un Mac editor, ovviamente, per poter lavorare anche in tempo reale, insomma comunque con poco tempo, e fare tutto attraverso un PC o un Mac. Sai Piero, ho notato che i potenziometri durante il passaggio tra un canale e l'altro sono velocissimi, ma avete pensato per esempio, qui proprio fantascienza, ad un congegno o un pedale che ci permetta di fare un passaggio temporizzato tra un canale e l'altro, tipo il morphing, una cosa del genere? Sì, ovviamente c'è la possibilità di assegnare, come dicevo, il pedale d'espressione, quindi avere un morphing in tempo reale. Però la cosa interessante è che noi abbiamo studiato, diciamo, un'ottima velocità dei motori per dare una sensazione di un passaggio da un canale all'altro, come nelle testate tradizionali, quindi senza dislivelli di volume nel momento del cambio o bump indesiderati, eccetera. Tutto è silenziosissimo e tutto è naturalissimo. Però ovviamente nel momento in cui qualche utente avrà bisogno di una selezione di un preset più lenta, praticamente ci sarà la possibilità di richiamare una struttura di morphing su 10 velocità presettate che potrà permettere il cambio di un preset da 2 decimi di secondo, per dire, a 2 secondi, e su queste 10 velocità potrà agire. Piero, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità. Ecco, l'unico cruccio che mi rimane è che magari oggi non la possiamo provare a fondo, però voglio una promessa, sai, il nodo al fazzoletto, che ci rivediamo quando è pronta in modo che possiamo preparare una bella recensione di questo prodotto così interessante. Assolutamente. Grazie Pier, ci vediamo alla prossima. Grazie a te, ciao.